Nella lezione di oggi andremo a fare un uccellino con l'effetto immerso in una tempesta di neve. Come si crea, diciamo, questo effetto? Io ho disegnato intanto un uccellino, ho fatto un ramo e poi qua si costruirà tutto lo sfondo, no? Con gli effetti della neve. La prima cosa da fare, vi spiego qual è. Io andrò a fare il mio uccellino, perché il mio uccellino in realtà è vero che c'è lo sfondo dietro, però siccome è in mezzo alla neve, poi ci deve andare davanti anche con la neve. Allora io, siccome è anche più scuro di colore della neve, dello sfondo dietro, io me lo dipingo subito e sarò subito a fare il mio uccellino rosso, blu, fatelo del colore che desiderate, va bene? Non ci sono problemi. Poi io però dell'uccellino salvaguardo subito dei bianchi, dei ciuffettini e salvaguardo la neve sul ramo o su alcune parti. Il resto poi, quando l'uccellino è asciutto, se l'uccellino non dovrò lavorare molto bagnato, lavoro quasi bagnato su asciutto, va bene? Perché voglio che mi si asciughi veloce. Dopo, quando questo è asciutto, andrò a fare lo sfondo. Poi, una volta fatto lo sfondo, rintervengo nuovamente sull'uccellino, va bene? Rimuoverò i bianchi che avevo messe e completo tutti i dettagli. Il procedimento è questo, non so se avete capito, è un po' un procedimento non identico a quello che avevamo fatto altre volte, ma piano piano seguendomi, insomma, lo capirete. Se ci avete il mascheramento, vi faccio vedere io dove lo metterei. Lo metterei su questi rami dove si è depositata la neve, qui sopra, per esempio, su dei ramettini, è logico la neve si deposita. In base al colore che volete fare, decidete l'uccellino se farlo più arancio, più rosa, più giallo, più... Scegliete voi. A questo punto si può andare a fare lo sfondo. Vedete, io bello un po' bagnato tutto. Ora metto anche un po' di... mettere anche una puntina di blu, non lo so, insomma che venga sul blu. A questo punto, che è fresco, prendete il vostro sale. Aspetta. Mm? Vostro sale e fate così. Mm. In qua e là. Mm. Però il colore ce lo dovete mettere, se non mettete i colori il sale non funziona. O tira meno.
Nel frattempo potete rifinire anche un po' il vostro uccellino, se non l'avevate finito. Vedete piano piano come sta avvenendo un po' l'effetto sotto col sale? Eccomi, qui sono venute un po' tutte queste chiazze, vedete? Che sembrano un po' fiocchi di neve ingigantiti con... Allora, a questo punto dovete prendere una gomma da cancellare e rimuovere anche i bianchi che avevate messo. Poi, a questo punto io vado anche nei miei rami. Ok, con il cerchiometro funziona così. Proviamo con quello più piccolo per vedere come viene. Quello più piccolo, proviamone uno qua su. Vedete, metto il cerchiometro, prendo l'acqua pulita, la metto qui, bagno, giro, giro, giro e con un pennello vado a rimuovere preciso, preciso quello lì. E lo stesso ne faccio diversi, di varie misure. Poi ora io prenderei proprio il pennellino bianco, con questo bianco io bagno, lo diluisco abbastanza da renderlo bello. Oh, ora schizzerò ogni cosa. Allora, dicevo, a questo punto io vado a rifinire tutto. Per esempio, anche con il cotton fioc uno poteva o prendere il bianco, anche questo, per farvi vedere altre varianti, prendere il bianco e anche con il cotton fioc fare, vedete, effetti anche più o meno bagnati, anche sull'uccellino. No, brutto proprio.
qualcuno dei fiocchi deve essere per forza più grande, perché se non dà l'idea che qualcuno sia più lontano, sembrano tutti uguali, capito? Ci deve essere qualche fiocco più grande. E anche sui rami, vedete, con tipo un bastoncino così, andate a fare certi effetti. Sappiate che le soluzioni sono tante e vado a fare più passaggi anche nella figura dell'uccellino.